Credo di aver stabilito un record. In 9 mesi ho forato 9 volte. Ciao a tutti e ben ritrovati nel mio canale. Grazie a tutti quanti voi che continuate a scrivere e a commentare i miei video. Eh sì, in 9 mesi ho forato ben 9 volte. Non so se sia effettivamente un record, ma per me lo è. E non credo neanche sia colpa proprio della gomma, probabilmente c'è dell'altro. Però visto che era appunto un po' consumata, ho preferito e anzi sono contento di averle sostituite. Ma cosa possiamo farcene di queste vecchie gomme? Devo dire che con queste Michelin Rocker non mi sono trovato affatto male, sono molto ma molto morbide e forse il fatto di essere così morbide è più facile appunto forare. Diciamo che uno dei vantaggi di avere anche una gomma così morbida è il fatto che in caso di foratura si toglie il copertone in maniera molto semplice ed è così facile anche sostituire la camera d'aria. Però per il resto appunto 9 forature per me è un record. E visto che è una gomma da record, voglio in qualche maniera celebrarla, riciclando. L'idea è quella di trasformare questo copertone in una cintura da record. E allora vediamo come procedere. Innanzitutto prendo quello posteriore, che è quello più consumato. E dopodiché, se guardiamo bene, la parte centrale della gomma in realtà è molto dritta. La prima cosa da fare è con le forbici tagliare tutta la spalla della gomma. In questa fase possiamo tagliare anche in maniera molto grossolana tutta la spalla della gomma. Facciamo la stessa cosa dall'altra parte. E anche la seconda spalla è tolta. Quindi praticamente adesso abbiamo solo la parte centrale, il cuore della nostra gomma. Adesso non ci resta che aprire a metà il copertone, quindi lo tagliamo a metà, vado ad aprirlo e se guardiamo bene la parte centrale di questa gomma, da questo bordo a questo bordo sono circa 3,5 cm, 3,8 cm, è la misura esatta, perfetta per una cintura. Andiamo anche a verificarlo con la stecca e infatti sono 3 cm, non so se si vede, 3,5 cm. Quindi non ci resta che stenderla bene e iniziare a tagliare piano piano lungo appunto il bordo. Diciamo che l'operazione è anche abbastanza agevolata proprio perché dobbiamo seguire questi tacchetti laterali che delimitano proprio i 3,5 cm. Diciamo che ci vuole un po' di pazienza, però è un bel lavoretto che si può fare appunto quando ormai fuori piove e con l'e-bike o con la nostra bicicletta non possiamo andare da nessuna parte. Ultimi centimetri e primo pezzo tolto e adesso non ci resta che togliere la seconda parte. Ovviamente io adesso sto facendo anche abbastanza in fretta per non far durare questo video delle ore. Più vi prendete il vostro tempo, più il lavoro verrà fatto meglio. Diciamo che in questi 9 mesi questo copertone ne ha vista di strada e anche diversa, dal Salento alle montagne bellunesi, ovviamente i miei colli. Eccola qui. Una cintura di solito è lunga 1,50 m, quindi andremo a tagliarla a 1,50 m. Questa è una stecca da 60 cm, quindi molto a spanne, 60, 120
120 più 30 centimetri, eccole qua, siamo a 150, quindi bene o male taglio qua. E poi nella parte finale, che potrebbe essere questa, andiamo a stondare leggermente, in questa maniera. Accettabile. Buttiamo via gli scarti, via la stecca. E adesso non ci resta che mettere la fibbia alla nostra cintura. In commercio ci sono tantissime fibbie che sono anche semplici da inserire, ma visto che questa è una edizione limitata da Record, ho pensato ad una fibbia particolare. Eccola qua. L'ho fatta personalizzare col mio logo ed è una di quelle fibbie a scorrimento, quindi non necessita neanche di fare buchi, rivetti, basta solo inserirla qui dentro e poi a scorrimento si chiuderà in questa maniera. Mi piaceva il fatto che fosse tutta nera e quindi ho inserito appunto il logo che un po' contraddistingue il mio canale. Questa è la parte finale, mentre questa è la parte di testa che andiamo a rifinire bene perché deve essere inserita appunto nella fibbia a scorrimento. Cerchiamo di rifinirla bene nella parte più sottile, questa qui davanti, per poi inserirla, grazie a questo gancetto, nella fibbia. Guardiamo se funziona, facciamo entrare la parte terminale nella nostra cintura dentro la fibbia a scorrimento, in questa maniera. La facciamo scorrere o la stringiamo nella misura che vogliamo e poi la fermiamo. Grazie a questa fibbia a scorrimento e ai tasselli che sono presenti appunto nel copertone diventa veramente facile regolare la lunghezza della nostra cintura. Bene, spero che questo video vi possa essere stato d'aiuto e la prossima volta, magari prima di buttare via un copertone, pensate di farvi una bella cintura da Record. Se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, continuate a scrivere, a commentare e mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale.